Amiche e amici, ciao a tutti, bentrovati in un nuovo video, benvenuti ai nuovi iscritti. Come avete visto dall'anteprima realizzeremo una borsa wow, super comoda, super capiente, super leggera e da utilizzare secondo me anche tutti i giorni, poi sotto questo periodo natalizio ci sta precisa. Il progetto non è assolutamente complicato, vedremo un nuovo punto di lavorazione davvero semplice ma ad effetto, vedremo come lavorare il punto cono. Non utilizzeremo né rete né altri accessori per irrigidire il pannello perché il punto di lavorazione conferirà una certa rigidità e nemmeno andremo a foderare il progetto. Anche questo è uno di quei progetti facili e veloci da realizzare che anche le principianti possono eseguire lo stesso punto di lavorazione e insomma in generale la stessa lavorazione senza problemi. Per questo progetto sono ritornata al cordino Swan Black in questa bellissima variante Bordeaux. Il quantitativo preciso ve lo lascio qui in alto. Una chiusura di questo tipo nella variante oro e state tranquilli che è davvero facile fissare questa chiusura e ve lo mostrerò passo passo durante il tutorial. Due ponticelli con le alette nella variante oro, ma se non avete questi potete benissimo utilizzare anche passanti metallici. Anche qui vi darò diverse alternative, quindi mi raccomando passo passo seguite il tutorial. Uncinetto di lavorazione numero 3,5 e infine ci occorrerà una catenina, una tracollina. Io come notate ho utilizzato una catenina nella variante oro e questo è tutto il necessario per realizzare questo progetto. Vedremo tra l'altro anche come realizzare dei laterali in maniera diversa. Insomma, in questo periodo sto condividendo con tutti voi vari metodi per realizzare i laterali e anche qui vedremo una cosa diversa ma altrettanto semplice. Non avrei altro da aggiungere, dovrei ricordarvi soltanto una cosa come sempre: se ancora non lo avete fatto iscrivetevi, cosa aspettate? Attivate la campanellina per non perdervi le prossime novità, seguitemi anche sui miei social Facebook ed Instagram. I materiali che vi ho mostrato potete reperirli sullo shop online di Filati 3 Sfere, vi lascio il link nell'info box. A questo punto sigla! Ho già avviato 33 catenelle che misurano 25 cm. Continuo il mio lavoro lavorando un punto basso in ciascuna catenella sottostante per un totale di 32 punti bassi. 32esimo punto. Facciamo una catenella e procediamo per una seconda riga a maglia bassa. Entro sempre nel primo punto, un punto basso e proseguo così fino a completare i 32 punti che ho al di sotto. Nella riga successiva inizieremo col punto di lavorazione vero e proprio. 32esimo punto. Benissimo, facciamo una catenella, giriamo il lavoro e adesso sì, siamo pronte per lavorare il punto che ho scelto. Indovinate un po'? Abbastanza semplice davvero, lo dico spesso, ma d'effetto. E per lavorare questo punto bisogna fare nel punto sottostante 3 azioni semplicissime. Intanto entriamo nel primissimo punto che abbiamo al di sotto e prendiamo il filo. E abbiamo 2 asole. Dopodiché dobbiamo entrare nel punto al di sotto come se fosse un punto canestro e prendiamo tutta la maglia e abbiamo 3 asole sull'uncinetto. Ripetiamo ancora una volta l'operazione, andremo al di sotto, quindi proprio alla base della primissima catenella e riprendiamo il filo. Praticamente stiamo facendo un punto basso normale senza chiuderlo, un secondo punto canestro senza chiuderlo e un terzo punto canestro, quindi abbastanza allungato, nella primissima riga. Ci ritroveremo con 4 asole sull'uncinetto. Prendiamo il filo e chiudiamo tutto. Per ogni punto che ci ritroviamo al di sotto dobbiamo ripetere lo stesso procedimento. Quindi vado nel punto successivo e prendo il filo, 2 asole, vado sempre nel punto sottostante a punto canestro e prendo il filo e ho 3 asole e adesso andiamo al di sotto, alla base sempre dello stesso punto
Prendiamo il filo, tiriamo bene tutte le asole, devono essere allo stesso livello, 4 asole, riprendo il filo e chiudo tutto. Ecco qui. Non andiamo a lavorare maglie in più, andiamo a realizzare questa sorta di intreccio entrando in ciascuna riga che abbiamo al di sotto. Rivediamo un'altra volta insieme. Terzo punto, prendo il filo ed esco fuori. Vado al di sotto e prendo il filo. Vado nuovamente al di sotto e prendo il filo. Porto tutto a livello, 4 asole e chiudo. E per tutta la riga dobbiamo continuare così. Ci ritroveremo sempre lo stesso numero di maglie, quindi 32 punti al di sotto. Bene, ci rimangono gli ultimi 2 punti, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Perfetto. Terminiamo insieme la riga. Primo punto, ma non lo chiudo. Secondo punto in basso e non lo chiudo. Terzo punto, alla base proprio. Bene, chiudo tutto insieme. Ora facciamo l'ultimo punto, giustamente qui si nasconde un po' la maglia. Allora, 1, 2 e 3. Tiriamo bene tutto, mi raccomando, prendiamo il filo e chiudo. Catenella che mi serve per girare il nostro lavoro. Dunque, questo qui sarà il risultato ed è favoloso, bellissimo, mi piace troppo. Tra l'altro è di una rigidità unica, il che mi piace assai perché praticamente non andremo ad utilizzare la rete o il feltro o qualcos'altro per andare a irrigidire. Salteremo benissimo questo passaggio e sicuramente ne saremo tutti felici. Dall'altra parte invece, sulla parte retro, abbiamo un altro bellissimo effetto. Quindi se vi va, una volta che andate a fare questo progetto con questo punto, ne potete fare un altro seguendo lo stesso procedimento, ma facendo apparire sulla parte frontale, sul davanti della borsa, questo punto di lavorazione, che non è nemmeno male. Dunque, a titolo informativo, andiamo a vedere quanto adesso le 32 catenelle che inizialmente sviluppavano 25 cm, quanto sviluppano adesso. Sicuramente siamo un po' più in là. Abbiamo acquisito 1,5 cm in più, quindi siamo a 26,5 cm e va bene, ci può stare, mi sta bene così. Lo sapete, più grande il progetto più a me piace, perché insomma io per esempio personalmente all'interno metto un bel po' di cose, quindi mi fanno comodo delle borse abbastanza capienti e spaziose. Andare avanti è semplicissimo. Dunque, a questo punto si sviluppa lavorando sulle righe di maglie basse. Se all'inizio abbiamo fatto soltanto 2 righe, nel passaggio successivo che adesso vedremo faremo 3 righe e queste 3 righe verranno ripetute per tutto il pannello all'uncinetto. Quindi fatto questo, cosa facciamo? La catenella l'abbiamo già fatta. Andiamo a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante per i 32 punti bassi che abbiamo, e siccome io non ho altro di nuovo da mostrarvi, direi di vederci direttamente durante la quarta riga, dove vedremo nuovamente lo stesso punto di lavorazione. Per cui continuiamo così per questa riga che abbiamo iniziato insieme e per altre 2. In totale dobbiamo avere 3 righe a maglia bassa. Bene, rieccoci, ho terminato le mie 3 righe a maglia bassa, come notate. 1, 2 e 3. Facciamo una catenella, giriamo il lavoro e rivediamo per una seconda volta il punto di lavorazione. Entriamo nel primo punto e prendiamo il filo. Entriamo alla base, quindi nella seconda riga fatta, e prendiamo il punto, cioè prendiamo il filo. Adesso entriamo nella primissima riga fatta, tiriamo fuori. Abbiamo sempre 4 asole e chiudiamo tutto. Ecco qui. Quindi procediamo. Entro nel secondo punto, prendo il filo. Entro alla base e prendo il filo. Entro un'altra volta alla base, nella prima riga, tiro fuori tutto e chiudo. Quindi
punto successivo, punto basso ma non lo chiudo, vado al di sotto, riprendo il filo, punto canestro e non lo chiudo, punto canestro allungato, insomma quello è il senso, esco fuori, 4 asole e chiudo tutto. Quindi questo poi sarà il risultato. Se non vi piace vedere questa riga a maglia bassa qui, niente vi impedisce di fare una quarta gettata proprio alla base. Per esempio vi faccio vedere, quindi 1, 2, 3 e proprio andiamo alla base, 4 e andate a congiungere tutti i punti, però in questo caso non vi ritroverete più 4 asole ma 5. Prendete il filo e chiudete tutto. E poi questo sarà il risultato. Però come notate avete una riga con una certa lunghezza e la seconda con un'altra lunghezza. Per evitare questo, affinché anche durante la prima riga abbiate questa lunghezza, la stessa della seconda, all'inizio, dopo aver fatto le catenelle, anziché andare a fare 2 righe a maglia bassa ne fate 3, altrimenti procedete come sto procedendo io. Io preferisco fare così. Lo stacco con la riga a maglia bassa al centro non mi dispiace affatto. Quindi io continuerò così. Chiaramente se io ho dei suggerimenti, dei consigli da darvi, ve li do, non mi costa niente. Quindi vado a chiudere le 4 asole. E continuerò così per tutta la riga. Una volta che ho terminata questa, cosa faccio? Vado a fare 3 righe a punto basso e una volta terminate vado a lavorare questo bellissimo punto di lavorazione. Quindi che dite? Continuiamo da sole? Io penso di sì, perché comunque tutto quello che avevo da dirvi e da mostrarvi l'ho fatto, l'ho detto e l'ho mostrato, quindi io procederei così per questa riga e per le righe successive. Ecco qui, guardate che bello. Allora, fino a questo momento abbiamo lavorato 7 righe, le prime 2 a maglia bassa, 3 più 3, 6 e una 7. Io qui sullo schermo vi indico il numero di righe che andrò a lavorare io insieme alla misura in centimetri di tutto il pannello. Una volta raggiunte quelle dimensioni e fatte quelle righe ci rivediamo per terminare, per continuare insomma il pannello insieme. E voilà, pannello all'uncinetto completato, questo è il risultato. Vorrei soltanto 10 secondi di silenzio per ammirare questo punto di lavorazione che è spettacolare. È bellissimo, meraviglioso, molto d'effetto e come avete visto è semplice da eseguire. Dunque ricapitoliamo un po'. In totale ho lavorato 63 righe che corrispondono a 36 centimetri. Perfetto. Allora adesso dobbiamo fare un semplicissimo giro di rifinitura a maglia bassa. Io qui ho terminato l'ultima riga col punto cono. Facciamo esattamente in questo modo. Vado a fare una catenella perché comunque devo chiudere tutte le asole e all'interno di questa catenella vado a lavorare 2 punti bassi. Quindi entro al centro, 1 e 2. Sarebbe l'angolo, poi il terzo punto lo andiamo a fare con l'asola di chiusura, ago e filo. Adesso andiamo a lavorare un punto in ciascuna riga. Ogni blocco è costituito da 4 righe, per cui ogni blocco conta 4 punti bassi, eccetto che l'ultimo blocco che ne conta 3, perché lì abbiamo fatto 3 righe, no? Comunque il primo punto basso l'abbiamo fatto e riguarda la riga a punto cono. Adesso andiamo a fare 3 punti consecutivi, un punto per ciascuna riga a maglia bassa. Vado a prendere direttamente l'asola dietro, faccio un primo punto, un secondo punto sempre nell'asola che ho dietro. Insomma, non vado a lavorare l'asola che mi ritrovo allungata del punto cono, ecco tutto qui. Terzo punto, ok, e proseguo. Qui ho il punto cono. Questa maglia allungata non la tocco perché vale come maglia della trama di lavorazione. Vado direttamente nell'asola che ho dietro. 1, 2, 3 e 4.
Ok, quindi questo sarà il risultato. Poi di nuovo blocco successivo 1, 2, 3 e 4. Ok, e ripeto questa sequenza di punti per tutto il giro. Come notate non vado a toccare la trama del punto cono e farò così per tutto questo lato. Quando arrivo alla prima catenella, quella avviata all'inizio, faccio 3 punti bassi, un punto basso per ciascuna catenella, 3 punti bassi all'angolo e qui vado a ripetere la stessa operazione, quindi seguo lo stesso principio. Per ciascuna riga un punto basso. Non abbiamo la sola allungata del punto cono, ma ci ritroviamo tutti i punti bassi, ovvero le righe a punto basso. 1, 2, 3, più la catenella 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. Insomma, andremo a lavorare un punto in ciascun punto. Non dovrebbe risultarvi assolutamente difficile perché i punti, le righe sono ben evidenti. Per cui continuiamo anche per il secondo lato. Quarto angolo, 3 punti bassi e poi praticamente andremo a lavorare un punto in ciascun punto cono sottostante fino a terminare con una sola di chiusura. Quindi io questo passaggio lo salto direttamente. Già vi ho mostrato come avviare il lavoro e dobbiamo continuare così. Ultimo punto, perfetto. Già ho tagliato il filo, qui abbiamo lavorato i 2 punti nella catenella, sfiliamo, ci aiutiamo con un ago, anziché andare a lavorare un punto basso e chiudere a maglia bassissima andiamo a fare direttamente una sola di chiusura, per cui ci inseriamo nel primo punto che sarebbe l'angolo, e al centro dell'ultimo. Perfetto. Possiamo andare a nascondere il filo tra le maglie ed il gioco è fatto. Ecco qua tutto bello definito, abbiamo praticamente finito. Vi do le misure finali, siamo a 28,5 di larghezza per un'altezza di 38,5. Bene, a questo punto possiamo mettere un attimo da parte la lavorazione all'uncinetto e occuparci dei laterali. Guardate cosa ho sperimentato e cosa ho realizzato. Un bel laterale all'uncinetto, super facile e veloce, lo si fa davvero in 5 minuti. Ecco qua, guardate che carino. E non solo, ho anche un'estremità arrotondata, utile da fissare direttamente qui. Che dite? Non è perfetto? Realizziamolo insieme, facile facile. Riprendo il filo, faccio un cappio e mi avvio 5 catenelle più una, quindi 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questa come sempre ci serve per girare il lavoro, il numero deve essere dispari. Dopodiché mi inserisco in ciascuna catenella sottostante e vado a lavorare 5 punti bassi. 3, 4 e 5. Catenella, giro il lavoro, seconda riga, la faccio a maglia bassa, quindi 5 punti bassi. 2, 3, 4, 5, mentre la terza riga la vado a lavorare a mezzo punto alto. In questo modo ci sbrighiamo prima, acquisiamo qualche centimetro in più in fretta, senza fare 2, 3 catenelle eccetera eccetera, abbassa una catenella, prendere il filo, andare nel primo punto, 3 asole e chiudere tutto. E lo ripeto per altre 4 volte. E 5. Perfetto, e siamo a 3 righe. Dobbiamo continuare ad alternare una riga a punto basso, una riga a mezzo punto. Continuiamo fino ad avere un totale di 18 righe. Termineremo con l'ultima riga a punto basso. E 5, perfetto, abbiamo finito. Catenella. Giriamo il nostro lavoro, saltiamo 2 punti e nel terzo andiamo a lavorare 5 punti alti. Chiudo le prime 2 e le altre 2. Secondo punto alto, terzo punto alto,
quarto punto alto, quinto ed ultimo punto alto. Perfetto, abbiamo arrotondato una estremità. Andiamo nell'ultimo punto, andiamo a chiudere a maglia bassissima. E voilà! In 5 minuti abbiamo realizzato un laterale diverso dal solito e anche con l'estremità arrotondata, facile da fissare. Fatto questo, cosa vado a fare? Direttamente dei punti catenella, punti bassissimi lungo tutto il perimetro dei 3 lati. Allargo l'asola, faccio questa operazione senza tirare troppo il filo, mi raccomando, altrimenti si arriccia tutto. Mano molto morbida. Se non riuscite ad avere una mano morbida, allora fate una semplicissima cosa: cambiate il numero di uncinetto. Dal 3,5 passate al numero 4 e vedrete che in maniera automatica non farete tensione tra le maglie. Quindi mi sposto alla riga successiva, prendo il filo e chiudo a maglia bassissima. Tiro un po' e vado alla riga successiva. Secondo punto bassissimo. Tiro un po' l'asola, vado alla riga successiva e continuo. Quindi per ogni riga vado a fare un punto bassissimo e andiamo a realizzare una sorta di cornice. Ok, terminato il primo lato, andiamo direttamente nel primo punto, nella prima catenella, e andiamo a fare 5 punti bassissimi. 1, 2, 3, 4 e 5 e voilà, tutto definito. Ripetiamo quello che abbiamo fatto qui da quest'altra parte. 18° punto. Perfetto, abbiamo definito il laterale, quindi tagliamo il filo, sfiliamo e sempre con un ago andiamo a fare l'ultima asola di chiusura. Quindi mi inserisco nel primo punto alto in questo modo e al centro dell'ultimo punto bassissimo e voilà, non si nota né il punto di avvio né il punto di chiusura. Semplice e veloce. E adesso vi do anche le misure, così potete calcolarvi meglio. Se volete una profondità maggiore avvierete molte più catenelle, non 5 ma 7, 8, 9, 10. L'importante è che il numero finale deve essere dispari, così al centro nella maglia dispari andate a fare 5 maglie alte, in questo caso perché avevo comunque 5 punti bassi. Se avete più punti farete 7 maglie alte, 9 maglie alte, 12 maglie alte. È chiaro, in base al numero di maglie e alla profondità che conferite vi regolate un po'. Io come sempre vi do dei suggerimenti per personalizzare anche le dimensioni del progetto, del pannello, insomma. E voilà, per cui ripetiamo lo stesso procedimento per realizzare un secondo laterale. Abbiamo un'altezza di 15,5 per una profondità di 4,5. È arrivato il momento di cucire i 2 laterali. Uno l'ho già cucito e l'altro lo vediamo insieme, ma è semplicissimo. Innanzitutto andiamo a bloccare un po' il lavoro, così quando andiamo a cucire non si muove nulla. Quindi blocco la quinta maglia, anzi la quinta catenella, prendo solo metà catenella, e la maglia dell'angolo del pannello all'uncinetto. Quindi 1, 2, 3, poi nel frattempo prendo ago e cordino e lo vado a bloccare nell'altro angolo. Mi inserisco tra qualche maglia, vado a bloccare il filo con un nodo, benissimo, sbuco fuori dall'angolo, 1, 2, 3 nella seconda maglia bassa d'angolo. Vado a prendere la prima maglia delle 5, un'asola già l'abbiamo presa, 2, 3, 4, quinta, solo metà catenella di maglia bassissima e rientro nuovamente nell'angolo. Come al solito, sia ad inizio che a fine cucitura vado a fare 2 passate, doppia cucitura, 1 e 2. Perfetto. Prima di cucire però vado a sistemare per bene il mio laterale. Insomma, lo vado a bloccare con del filo e con un altro ago
Passo tra le maglie e blocco il tutto, così mentre cucio non si muove nulla, sempre il solito consiglio che vi do. In maniera grossolana non è necessario fare calcoli, dobbiamo soltanto fissare momentaneamente il laterale per facilitarci la cucitura. Tutto qui. Una volta fatto questo, cosa faccio? Vado sul lato opposto, prendo solo metà catenella della maglia bassissima e la maglia bassa la prendo tutta del pannello all'uncinetto e inizio a cucire. A volte capiterà che salterete qualche maglia del pannello all'uncinetto. Poco importa, è chiaro che le maglie presenti sul laterale sono meno rispetto a quelle del pannello all'uncinetto. Potete saltarle pure, tranquille, non succede nulla. Ok, e praticamente continuerò così per tutto il laterale finché non lo cucio tutto, proprio come ho fatto da quest'altra parte. Ok, una volta cuciti i due laterali, bloccati tutti i fili con i nodi e nascosti all'interno del progetto, questo sarà il risultato. Ma non è finita qui, dobbiamo andare a rifinire tutto il bordo della nostra borsa. Quindi riprendo il cordino e l'uncinetto sempre numero 3 e mi aggancio in un punto qualsiasi, mi aggancio qui così vediamo subito la parte laterale, quali punti prendere, quali lavorare. Quindi mi aggancio direttamente con un punto basso, oppure volendo potremmo fare anche una catenella. In questo modo quando andremo a chiudere il giro non si noterà la maglia di chiusura, quindi facciamo in questo modo: inserisco l'uncinetto in un punto, nello stesso punto di prima, e chiudo con una catenella. Poi vediamo insieme come chiudere. Dopodiché passo al punto successivo e lavoro un punto basso nel punto successivo. Qui mi ritrovo nella maglia dell'angolo che ho bloccato con il laterale e vado a lavorare un punto basso. Poi passiamo direttamente alla catenella del laterale che abbiamo già cucito e facciamo un punto basso e continuiamo. Non so quanto possiate riuscire a vedere. Vado a lavorare quindi un punto basso in ciascuna metà catenella del punto bassissimo del laterale. Qui ho l'ultimo punto. E poi vado direttamente nella maglia dell'angolo già cucita, quindi come vedete vado a lavorare un punto in ciascun punto senza saltare nessun punto e senza aggiungerne altri, non occorre. Poi sono sull'altra metà e continuo lavorando un punto in ciascun punto, semplicissimo. Continuiamo così per tutto il giro, ciò che abbiamo fatto qui lo ripetiamo anche da quest'altra parte e poi vediamo insieme come chiudere il giro, diciamo in maniera invisibile, non si viene a formare quella maglia fastidiosa di inizio e chiusura. Penultimo punto, ultimo punto, andiamo a chiudere il giro. Dunque qui abbiamo la catenella iniziale, entriamo nel primo punto basso dopo la catenella e tiriamo dentro l'asola. In questo modo. Dopodiché entriamo in questa asola appena fatta, tiriamo un po' i fili e stringiamo. Quindi stringiamo il filo di lavorazione, lo portiamo verso l'uncinetto e lo facciamo passare attraverso la prima e la seconda asola. Ok, catenella e ricomincio. In questo modo, come vi dicevo prima, non ho la maglia di chiusura ad ogni giro e quindi non è antiestetico poi a progetto finito. Se preferite fate anche la maglia bassissima, come desiderate. A questo punto vado avanti e lavoro sempre un punto basso in ciascun punto. Definisco ulteriormente il bordo, anche se comunque già abbastanza definito come vedete, ma nel frattempo devo alzare un po' la lavorazione perché dobbiamo inserire la chiusura, quindi anche qui vado a lavorarmi un punto in ciascun punto e come notate ho già segnato un punto col marcapunti proprio lì e ora ci arriviamo. Questo marcapunti mi segna il centro esatto
del corpo borsa. Dunque, la borsa è larga 28 cm, questo marcapunti mi segna il centro, ovvero 14 cm, perché è esattamente il punto in cui andrò a fissare la mia chiusura. Quindi questa mia chiusura messa qui esattamente al centro mi va a prendere 1, 2, 3, 4, mi va a prendere 5 punti. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5, per cui non appena io arrivo a questo punto andrò a saltare questi 5 punti. Intanto vado a lavorarmi un punto in ciascun punto, 2, 3, 14 e 15. Ho fatto la piccola prova, 16. Vado a saltare 1, 2, 3, i primi 3 punti centrali senza fare troppi calcoli, quindi vado a fare delle catenelle volanti, 3, 4, 5, per poi andare a fare una maglia bassa nel quarto punto. Però anziché farne 5 magari ne faccio 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi salto 1, 2, 3 punti e vado nel quarto. Vediamo se va bene così. Ecco qui, anche voi, io posso darvi un punto da cui partire, ma se anche voi utilizzate questa chiusura fate come me delle prove. Io infatti ve le sto mostrando per comunque farvi vedere come fare. Il marcapunti lo posso togliere perché mi è di intralcio. Ok, facciamo una prova. Perfetto, come vedete posso saltare benissimo i primi 3 punti centrali e fare 6 catenelle, mi va più che bene. Poi una volta che vado ad inserire l'altra metà e vado a fissare le viti, 1 e 2, l'altra è qui, il gioco è fatto. Posso togliere la mia chiusura e posso andare avanti lavorando una maglia bassa in ciascun punto fino al termine del giro. Quindi facciamo una cosa, io continuo con le mie maglie basse, chiudiamo da sole il giro perché comunque già abbiamo visto come fare e ci vediamo direttamente durante il terzo giro, quindi proprio a questo punto, così vediamo come continuare poi la lavorazione, visto che abbiamo questo tipo di chiusura, o quantomeno io sto utilizzando questa tipologia di chiusura. Perfetto, sono di nuovo a questo punto, quindi continuo lavorando un punto basso in ciascuna catenella sottostante, ma anziché andare a lavorare nella metà catenella vado a lavorare la maglia bassa proprio dietro, così non realizzo uno spessore sulla catenella ma realizzo lo spessore dietro. Quindi prendo la maglia che ho dietro e continuo 1, secondo punto basso, terzo, quattro, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, erano 6 le catenelle, forse vi ho detto 5 poco fa, nella clip precedente può essere, comunque sono 6. E poi vado direttamente nel primo punto basso e lavoro un punto basso. Facciamo un'altra prova, perché quando utilizziamo queste chiusure un po' più, diciamo, elaborate, è sempre meglio fare qualche prova. Ecco perché poco fa vi dicevo lavoriamo le maglie basse nella maglia della catenella dietro affinché non si realizzi spessore, perché come notate non ce n'è proprio, quindi io inserisco questa chiusura qui, vi faccio vedere anche la parte dietro e come notate tutto coincide perfettamente senza aver fatto nessuno sforzo e senza aver avuto nessuna difficoltà. Griglietta. Facciamo sempre un'ulteriore prova, meglio sempre perdere 5 minuti adesso che poi andare a disfare tutto. E come notate tutto coincide perfettamente. Ok, quindi io direi di andare avanti fino a terminare tutto il giro. Poi volendo possiamo fare un altro giro a maglia bassa per definire e rendere un po' più spessa questa parte, questa zona qui in alto. Quindi sì, facciamo così.
Terminiamo questo giro, lo andiamo a chiudere come vi ho mostrato prima, ne iniziamo un altro e quando arriveremo a questo punto andremo semplicemente a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante. Sono 6 punti, 6 punti. Continuiamo e poi andiamo a chiudere con una sola di chiusura. Ultimo punto. Ok, stacchiamo il cordino, sfilo e prendo un ago. Qui vi ricordo che abbiamo sempre la catenella iniziale. Come notate non si nota né il punto di chiusura né il punto di avvio e per questo progetto comunque ci sta, visto che abbiamo una bellissima lavorazione con il punto cono. Quindi vi suggerisco di chiudere in questo modo, non è difficile. Per cui mi inserisco dopo la catenella nel primo punto basso e vado a realizzare sopra la catenella una semplicissima asola, proprio come se fosse una maglia bassa. Ok, ecco qui, avete visto? In questo modo nemmeno abbiamo una maglia in più, il numero di maglie rimane sempre lo stesso. Possiamo andare a nascondere anche il filo in eccesso all'interno del lavoro, facciamo un bel nodo ed il gioco è fatto. Adesso possiamo applicare la nostra chiusura, però prima applico questa zona qui, la parte frontale. Inserisco l'altra metà e faccio coincidere i fori. Tra l'altro, se preferite, per sicurezza ve lo dico sempre, oltre a fissare le viti, potete sempre applicare un po' di colla per sicurezza, non si sa mai. Questa qui che trovate sempre sullo shop online di Filati 3 Sfere. Io intanto vedo se così è abbastanza resistente. Se è necessario aggiungo sempre della colla. Bene, stringiamo bene. Ok, non gira più. Come notate si vede che è ben fissato. Diamo sempre una controllatina dall'altra parte. Mi sembra perfetto, per cui a questo punto fisso definitivamente l'altra vite e come avete visto in 2 minuti abbiamo fissato insieme la chiusura. Ok, vi faccio vedere meglio. Io direi perfetto. A questo punto fissiamo l'altra metà sulla parte retro, quindi intanto inserisco l'altra metà proprio qui e chiudo. Mi raccomando, pareggiamo bene la borsa, quindi magari la pieghiamo a metà e andiamo a vedere dove coincide. Nel mio caso coincide proprio qui. Una volta fatto questo, riguardiamo sempre sulla parte frontale del progetto e se tutto coincide perfettamente, possiamo andare a prendere la griglia che abbiamo in dotazione e aprire le alette. Prima di aprirle però esco da qui, ok? Allora, cosa ho fatto? Poco fa insieme a voi avevo fissato, ovvero avevo inserito le alette proprio in quest'ultimissima riga, ma ero proprio al limite con il bordo, quindi sono andata giù un giro in meno nel secondo giro. Fisserò proprio qui l'altra metà. Come vi dicevo prima, metto la griglia in dotazione e chiudo le alette verso l'interno questa volta, non verso l'esterno, perché ho intenzione di andare a fissare una targhetta sul retro per andare a nascondere il tutto. Questo è il risultato sulla parte retro della nostra borsa. Qui, come vi dicevo prima, andrò ad applicare una targhetta con il mio logo Momis, semplicissimo. Potete fare lo stesso anche voi. Questo qui è il risultato sulla parte frontale, molto molto bella. Questa borsa è molto elegante, sia per il punto di lavorazione, sia per la chiusura, che come notate è abbastanza semplice, anche facile da applicare, ma ha un suo perché, dà un tocco in più. Per tutti coloro che mi hanno chiesto come fissare questo tipo di chiusura, ecco qua, lo abbiamo fatto insieme adesso. Possiamo passare al penultimo step, fissare i 2 ponticelli per andare ad agganciare una tracolla. Dunque, io inizialmente ero sicura di avere questi passanti metallici nella variante oro, ma in realtà non ce li ho, quindi mi ricordavo male perché volevo fissare proprio questi qui. Vi faccio vedere dall'altra parte, vi do un'idea nel caso non abbiate a casa questi qui che ho io con le alette. Anche perché non volevo utilizzare queste con le alette perché non dovevo foderare la borsa, per cui ho detto utilizzo questi metallici, così mentre vado a lavorare all'uncinetto li vado a fissare. Un passaggio che abbiamo visto spesso nei tutorial precedenti, quindi io cosa avrei fatto? Durante il secondo giro a maglia bassa avrei anche fissato nello stesso tempo il moschettone.
il passante metallico e poi sarei andata avanti per l'altro giro, nel frattempo che andavo a realizzare la fessura per la chiusura. Però purtroppo questi non li avevo nella variante oro, allora mi ritrovavo questi con le alette e andrò ad inserire questi. Se utilizzate anche voi questi moschettoni con le alette, vi mostro dove li vado a fissare esattamente io. Vado a fissarli esattamente in questo punto, al centro. Inserisco la griglietta in dotazione e apro le alette, anche qui verso l'interno, che poi alla fine questi moschettoni sono molto più comodi e pratici da andare ad applicare piuttosto che andare ad utilizzare il passante metallico, perché lì lo si inserisce e si lavora all'uncinetto. Vabbè, anche lì è semplice, però questi sono molto più veloci. Però mi rendo conto che non tutti li abbiamo a casa a disposizione. Comunque io come sempre vi do varie idee, varie soluzioni, poi in base ai materiali che vi ritrovate a casa vedete un po' voi, insomma. Ok, altro ponticello fissato, siamo a posto e questo sarà poi il risultato. Manca l'ultimissimo, davvero l'ultimissimo step. Bene, eccoci qua, ho cambiato anche inquadratura per mostrarvi al meglio il progetto finale. Inseriamo insieme la tracollina ed il gioco è fatto. E voilà, ecco qui il progetto terminato. Come sempre ho imbottito il progetto per mostrarvi al meglio l'effettiva capienza e forse ho esagerato un po' troppo con l'imbottitura, vabbè, poco importa perché comunque davvero voglio farvi vedere come si mostra abbastanza capiente, comoda, pratica da utilizzare anche tutti i giorni, perché no? Quindi la chiudo e adesso vi do anche le misure finali. Se non ricordo male la borsa è larga 28 cm, tolgo un attimo l'imbottitura altrimenti non è veritiero. Ho tolto l'imbottitura, misuriamo per bene. Siamo a circa 30 cm, 29,5-30 cm di lunghezza per un'altezza di 19 cm e va più che bene. Vi do anche la profondità è sempre da 5 cm, in ogni caso 5 cm sui due laterali, perché come avete visto una volta imbottita all'interno il progetto diventa bello paffutello, che a me piace tanto. Come vi dicevo prima, in un secondo momento andrò a foderare la borsa, quindi se vi va potete fare questo passaggio anche voi. Per quanto riguarda la rete per irrigidire il progetto, vi dico fin da subito, già forse ve l'ho detto pure ad inizio video, non è assolutamente necessario perché la borsa si presenta super rigida. Insomma, si sostiene davvero da sola. Io a questo punto vi mostrerei più da vicino il progetto per ammirare insieme a me il punto di lavorazione. Penso si percepisca l'entusiasmo che ho adesso per questo progetto, perché davvero mi piace tanto. Spero piaccia anche a voi tanto quanto me, ecco. E rieccoci amiche e amici, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial e allora lo avete trovato davvero wow questo punto di lavorazione? Vi è sembrato semplice come vi avevo anticipato in anteprima? Fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate, se il tutto vi è piaciuto mi raccomando vi aspetto come sempre giù nei commenti, lasciate un bel pollice all'insù se anche questo video, questo progetto vi è piaciuto, non dimenticare ad andare via senza esserti iscritto se ancora non lo hai fatto, senza aver attivato la campanellina e una volta fatto questo seguimi anche sui miei social Facebook ed Instagram. Per qualsiasi dubbio, informazione o chiarimento potete contattare l'indirizzo che lascio qui in sovraimpressione. Tutti i materiali utilizzati li trovate sullo shop online di Tresfere Filati. Grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia, vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial che come sempre vi consiglio di non perdere, mi raccomando. Un bacino a tutti!